Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a gestire i formati numerici ed i formati di data e di ora. Vediamo inoltre come si utilizzano gli elenchi automatici predefiniti di Excel ed impariamo a creare i nostri elenchi personalizzati. Infine, analizziamo le opzioni di riempimento automatico che il software ci mette a disposizione. Praticamente in questo video vedremo come si possono risparmiare tempo e fatica utilizzando Excel. Iniziamo! Premetto innanzitutto che in Excel non è necessario scrivere né il simbolo dell'euro né il simbolo percentuale, poiché nel gruppo numeri presente nella scheda Home sono presenti due pulsanti, quello del formato numeri contabilità e quello dello stile percentuale, che permettono di aggiungere il simbolo dell'euro e il percento in automatico. È sufficiente cliccare qui. Automaticamente i numeri vengono trasformati in formato contabilità con due decimali. Per quanto riguarda lo stile percentuale invece abbiamo un piccolo problema, poiché se i numeri sono già stati inseriti e andiamo a cliccare su questo pulsante, i numeri vengono moltiplicati per 100, ma non è quello che vogliamo. Quindi annulliamo l'operazione, CTRL Z, e procediamo in questo modo. Innanzitutto selezioniamo la zona in cui vogliamo le percentuali e impostiamo lo stile percentuale e successivamente andiamo a scrivere i numeri 5, 21 e così via. In questo modo il simbolo di percentuale viene aggiunto in automatico. Dunque, quando vogliamo le percentuali è necessario selezionare prima la zona e impostare la percentuale e poi inserire i numeri. Per quanto riguarda i numeri grandi, in genere sopra il migliaio, questi risultano poco leggibili e in questo caso ci viene in aiuto lo stile separatore, che ci permette di separare le cifre in gruppi da 3 e in aggiunta ci fornisce due decimali. Infatti Excel permette di scrivere per intero cifre molto grandi, fino a 99.999.999.999, ma un numero del genere è praticamente illeggibile senza lo stile separatore, mentre con questo stile risulta tutto più chiaro. Dai 100 miliardi in poi Excel passa alla notazione esponenziale, che significa 1 per 10 elevato alla undicesima, cioè un 1 seguito da 11 zeri, cioè appunto 100 miliardi. Con lo stile separatore Excel permette di scrivere anche questi numeri per intero. Gli ultimi due pulsanti immediati del gruppo numeri permettono di aumentare i decimali. Infatti, come si può notare dalla barra della formula e dalla corrispondente cifra presente nella cella, il numero è stato troncato al primo decimale. Cliccando nuovamente su questo pulsante, tutti i decimali risultano visibili. Questo pulsante inoltre fa in modo che tutte le cifre presenti abbiano lo stesso numero di decimali, anche se l'ultima cifra non avrebbe bisogno di decimali poiché è un numero intero. L'ultimo pulsante, infine, diminuisci i decimali, permette di portare tutte le cifre allo stesso numero di decimali e cliccato più volte toglie tutti i decimali anche se comunque nella cella è presente il numero con tutti i suoi decimali. È solo la visualizzazione a cambiare, ma il numero è stato approssimato solo visivamente e conserva al suo interno tutta la parte decimale come si può notare. Consideriamo ora le altre opzioni che il software ci mette a disposizione e le otteniamo cliccando su questa piccola freccia. Il formato generale non presenta nessun formato specifico e quindi il numero ritorna allo stato puro. Si può ottenere lo stesso effetto con la combinazione di tasti CTRL, virgola. Sempre cliccando sulla stessa freccina possiamo applicare il formato numero che trasforma tutti i numeri in numeri a due decimali. Vi è poi il formato valuta, che è molto simile al formato contabilità ma mette l'euro vicino alle cifre e dunque, nel caso in cui fossero presenti cifre più piccole, il simbolo dell'euro non sarebbe più allineato fra le varie celle come avviene invece col formato contabilità. Vi è di nuovo anche il formato contabilità, che possiamo ottenere più velocemente con questo pulsante, e poi ci sono i formati di data e ora. Vediamoli. Per analizzare l'effetto di questi pulsanti, inseriamo nella cella gialla una data, 14 marzo. Io ho scritto solamente 14/3 e automaticamente Excel ha capito che si trattava di una data,
l'ha trasformata in 14 marzo 2018 e l'ha visualizzata come 14-mar. Vediamo adesso quali formati possiamo applicare. Data in cifre. Visualizza la data proprio come nella barra della formula 14-03-2018. Vediamo ora il formato di data estesa. La presenza dei cancelletti significa che la data è troppo lunga per essere visualizzata, dunque dobbiamo allargare la colonna. Lo facciamo con un doppio clic. Questo formato di data è molto utile quando si vuole scoprire il giorno corrispondente ad una certa data. Supponiamo che un ragazzo sia nato il 12 giugno 2001. In questo modo sappiamo che è nato il giorno di martedì. Infine, il formato ora merita un discorso a parte. Per ora diciamo solamente che le ore vanno separate dai minuti e dai secondi mediante il due punti. Altri formati disponibili sono il formato percentuale che abbiamo già trattato, il formato frazione, che viene comodo ad esempio quando vogliamo esprimere i voti scolastici, un 6,5 al posto di un 6,5, e il formato scientifico che permette di esprimere i numeri grandi in notazione esponenziale. Vi è poi il formato testo, che permette di scrivere i numeri come testo. Ad esempio, se io scrivessi 15, questo verrebbe riconosciuto come numero e verrebbe allineato a destra. Utilizzando il formato testo, il 15 non viene identificato più come un numero, ma come una parola e quindi viene allineato a sinistra. Ci si potrebbe chiedere, ma perché dovrebbe essere utile una cosa del genere? Ve lo spiego subito. Se io volessi scrivere la frazione 25 settimi, Excel automaticamente lo trasformerebbe in 25 luglio. Utilizzando invece il formato testo, Excel non prende iniziative e scrive pari pari quello che io digito da tastiera. Questo risulta molto utile ogni qualvolta io debba inserire un numero di telefono che inizia per lo 0 oppure una partita IVA di 11 cifre e che inizia per 0. Come si può notare, Excel non elimina lo 0 all'inizio, mentre se lo facessi in una cella non impostata con il formato testo, lo 0 verrebbe tagliato e il numero verrebbe allineato a destra, pronto per essere utilizzato nei calcoli, mentre questi numeri in realtà non sono numeri, ma sono puro testo. In realtà esiste una scorciatoia per far capire a Excel che vogliamo esattamente il formato testo. È sufficiente precedere quello che scriviamo con un apostrofo. Automaticamente, dopo l'invio, Excel non visualizza l'apostrofo e scrive proprio quello che abbiamo digitato. Come si può vedere qui, l'apostrofo è presente, ma in cella non è visibile. Anche con i numeri di telefono o con i numeri di partita IVA si può ottenere lo stesso effetto. Infatti, l'apostrofo non è visibile, ma se clicchiamo nella cella e guardiamo la barra della formula ci accorgiamo della sua presenza. Infine, per completare il discorso, clicchiamo sul pulsante del gruppo numeri. Ci si apre la wizard formato celle, di cui abbiamo già analizzato 4 schede, e passiamo alla scheda numero. Come si può notare, sono presenti tutte le opzioni già analizzate e anche la possibilità di creare numeri personalizzati oppure numeri speciali. Voglio però soffermarmi sul formato valuta. Questo formato dà la possibilità di scrivere i numeri negativi in rosso preceduti dal segno meno, oppure in nero. Proviamo a titolo di esempio questa opzione. Diamo l'ok e vediamo che i numeri che prima erano negativi ora sembrano positivi ma sono rossi. Il formato valuta dunque, rispetto al formato di contabilità, è un po' meno prestante per quanto riguarda gli allineamenti, però consente di scrivere anche cifre negative in rosso e di applicare alcune formattazioni personalizzate. Per quanto riguarda il formato personalizzato, vi dico sin da ora che lo tratteremo nel corso di Excel avanzato, mentre per quanto riguarda il formato speciale, vi dico che è molto comodo quando si vogliono evitare gli errori, poiché il formato speciale ci permette di inserire codici di avviamento postale, codici fiscali, numeri telefonici, senza sbagliare. Questo risulta molto comodo quando ad esempio dovessi inserire dei numeri telefonici. Diamo l'ok e proviamo a inserire un numero di telefono 333 78 45 123, invio. Come si può notare, il numero di telefono viene separato in maniera più leggibile.
È presente un prefisso tra parentesi e il numero separato da un trattino al suo centro. Passiamo ora alle opzioni di riempimento automatico e impariamo a risparmiare tempo e fatica utilizzando Excel. Proviamo a scrivere l'UN all'interno di una cella. Posizioniamoci in basso a destra e quando il puntatore diventa un più nero, clicchiamo e trasciniamo verso il basso. Automaticamente ci viene proposta la sequenza dei giorni della settimana. La stessa cosa accade con l'iniziale minuscola, col nome del giorno completo che inizia con la lettera maiuscola, col nome del giorno completo minuscolo e con i nomi abbreviati e completi dei mesi dell'anno. E lo stesso effetto si può ottenere se le lettere sono tutte maiuscole. Vi faccio notare che la I accentata è minuscola, cioè ho evitato di fare inserisci simbolo e di andare a cercare la I accentata maiuscola. Cliccando e trascinando, ottengo i nomi dei giorni scritti in maiuscolo, compresa la I accentata. A questo punto posso cliccare ad esempio su martedì e trascinarlo verso l'alto. In questo modo, con un trascinamento, ho risolto il problema della I grande accentata, senza andarla a cercare nei simboli. Vediamo ora altre possibilità che ci offre Excel. Quando abbiamo una scritta in una cella e trasciniamo, la scritta viene solo replicata e dunque non otteniamo nessun vantaggio dal suo trascinamento. Se però al termine della scritta è presente un numero, dal trascinamento si ha la sequenza ordinata dei numeri crescenti, anche se il numero inizia con lo 0. Lo stesso effetto si ottiene quando il numero è presente all'inizio. Cancelliamo ora un po' di dati. Vi ricordo che per cancellare i dati presenti in un'area si usa il tasto Canc e non il tasto Backspace, poiché il tasto Backspace cancella solamente il testo presente nella prima cella dell'intervallo e non tutto l'intervallo. Queste opzioni risultano molto comode quando vogliamo creare delle tabelle in maniera veloce, ad esempio la tabella degli studenti e dei loro voti durante il quadrimestre. È ora sufficiente inserire i voti in quest'area e poi elaborarli calcolando medie e facendo dei grafici. Excel inoltre ci dà la possibilità di creare elenchi personalizzati. Ad esempio, se io scrivessi A in questa cella e trascinassi verso il basso, Excel mi riprodurrebbe l'alfabeto. Questo è un elenco personalizzato che mi sono creato per comodità. Vediamo come si procede. Ho creato un elenco di 5 nomi. Per memorizzarlo procedo in questo modo: File, Opzioni, Impostazioni avanzate e mi posiziono qua in fondo. Modifica elenchi personalizzati. Siccome l'elenco è già stato selezionato, clicco sul pulsante Importa. Automaticamente l'elenco è stato aggiunto agli elenchi personalizzati. In alternativa potrei fare Nuovo elenco e digitare le voci dell'elenco in quest'area e poi fare Aggiungi. Diamo l'ok e poi ancora ok. Quando vado a scrivere Giovanni in una cella e poi mi posiziono qua in basso a destra e trascino verso il basso, automaticamente viene completato l'elenco e se trascinassi ancora più in basso, l'elenco verrebbe riproposto più volte. Passiamo ora alle opzioni di riempimento numerico. Scrivendo il numero 1 o qualsiasi altro numero in una cella, cliccando qui in basso a destra e trascinando, il numero viene copiato tante volte. Trascinando invece l'1 con il tasto CTRL premuto, ci viene proposta la sequenza di numeri crescenti. La stessa cosa si può ottenere scrivendo due numeri. Excel in automatico capisce che vogliamo incrementare di 1 alla volta e con il trascinamento effettua questa operazione. Scrivendo invece 1, 3 e trascinando, Excel capisce che vogliamo incrementare di 2 alla volta e quindi riproduce la sequenza dei numeri dispari. Scrivendo 2 e 4 e trascinando viene riprodotta la sequenza dei numeri pari e scrivendo ad esempio 5 e 10, Excel capisce che dobbiamo incrementare di 5 alla volta e quindi ci produce la tabellina del 5. Scrivendo infine due numeri casuali, Excel vede un incremento di 3 e quindi continua a incrementare le cifre di 3 alla volta. Con questo abbiamo concluso.
Nel prossimo video tutorial parleremo delle opzioni di riempimento avanzate e parleremo dello strumento Flash Fill o anteprima suggerimenti, uno strumento che ci permetterà di velocizzare le nostre attività e di risparmiare un'enorme quantità di tempo. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'eventualità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi aspetto! Ciao!